Benvenuto. Namaste. Oggi ti propongo una sequenza di posizioni che ti permetterà di ritrovare apertura nel petto. Molto spesso trascorriamo intere giornate chiusi e quindi si crea tensione nel collo, nelle spalle, nella schiena e andiamo a compromettere anche quella che è la capacità di respirare. Aprendo il petto ritroviamo anche una sensazione di leggerezza, di apertura, di fiducia, di sicurezza. E quindi questa sequenza di posizioni è utile da ripetere spesso durante la settimana, magari più volte, in modo poi da acquisire una posizione più corretta anche durante la giornata. Andremo a portare i palmi delle mani appoggiati alle ginocchia. Chiudiamo delicatamente gli occhi. Sistemiamo l'appoggio del bacino a terra. Creiamo radicamento. Andremo a ricontattare Madre Terra. E ci riconnettiamo con la sua forza, la sua energia. Lasciamo che scorra dentro di noi. Piano piano, delicatamente, la colonna si allunga verso l'alto, verso il cielo. Come un delicato stelo, alla cui sommità troviamo un meraviglioso bocciolo. Sarà un bocciolo di fior di loto. Lasciamo che sbocci al centro della sommità del nostro capo. Le spalle scendono distanti dalle orecchie. Creiamo spazio. Il respiro man mano diventa sempre più ampio, sempre più profondo. E ogni respiro crea spazio dentro di noi. Il respiro ci riporta con la consapevolezza nel qui ed ora, in questo preciso momento in cui abbiamo deciso di praticare e di dedicare attenzione a noi stessi. Manterremo la percezione del momento presente, del qui ed ora, per tutta la lezione. Lasceremo al di fuori da noi tutto ciò che ci ha accompagnato finora, tutto il rumore della vita, tutto il frastuono. Manteniamo ancora gli occhi chiusi. Iniziamo a ondeggiare con il tronco verso destra e verso sinistra. Lo faremo in modo morbido, dolce, delicato. Vogliamo ritrovare morbidezza, fluidità e armonia nei movimenti. Poi andremo a disegnare con il tronco degli ampi cerchi. Possiamo mantenere ancora gli occhi chiusi. Saranno ampi, morbidi, delicati, rispettando la nostra fisicità, rispettando il nostro corpo. Lo faremo in entrambe le direzioni. Iniziamo così a lasciarci andare. Ritorniamo al centro e andremo piano piano ad inarcare la colonna. Il sacro ruota indietro. Inarchiamo la zona lombare, la parte bassa della schiena, l'addome si fa forte. E cominciamo a risalire inarcando la parte alta della schiena e il dorso, le spalle ruotano indietro e scendono verso il basso. Lo sguardo è al cielo, ma non chiudiamo mai il capo indietro. Espiro, piano piano, la colonna si curva, ruotando il sacro in avanti, curvando la zona lombare, dorsale, chiudo le spalle in avanti, porto il mento al petto. Le braccia si distendono, quasi vogliamo sdraiarci a terra, la presa delle mani ci sostiene e sempre le mani spingono sulle ginocchia per aiutarci a risalire. Ancora inarchiamo sacro, lombare, dorsale e cervicale e ancora curvo la colonna,
sempre partendo dal basso. Lo rifaremo alcune volte, sentendo che man mano il movimento inizia a diventare sempre più morbido, sempre più fluido, e lì dove prima magari avevamo percepito delle resistenze, delle rigidità, allora iniziamo a ritrovare morbidezza, ampiezza. Il corpo piano piano cede, inizia a lasciare andare. Manterremo l'apertura del petto, l'inarcamento della colonna. I polpastrelli delle mani si appoggiano a terra, scivolano posteriormente, cerchiamo di avvicinare i mignoli tra di loro. I polpastrelli spingono, le braccia si distendono e sento una maggiore apertura. Immaginiamo una luce al centro del nostro petto e vogliamo illuminare il cielo. Qui ci dedichiamo a ampie e profonde respirazioni. Invitiamo le spalle ad avvicinarsi dietro alla schiena. Respiri ampi e profondi e assaporiamo questo respiro nel torace che piano piano va a creare spazio lì dove durante la giornata magari ha subito una chiusura. Piano piano i polpastrelli scivolano, mantengo l'inarcamento della colonna, le braccia salgono all'altezza delle spalle, sono attive perché si allungano bene verso l'esterno. Immaginiamo di voler toccare le pareti laterali, le dita sono ben distese, le spalle distanti dalle orecchie. Provo a spingere un pochino più indietro le braccia, sento l'apertura nella parte anteriore delle spalle. E ancora il respiro profondo ci accompagna. Mantengo l'inarcamento, porto le mani intrecciate dietro alla testa e vanno a sorreggere la testa. Spingo indietro un po' di più i gomiti, le spalle. Mi godo questa apertura, questa nuova sensazione. Piano piano rivolgo i palmi delle mani verso il cielo. Spingo, distendo bene le braccia. Mi fletto lateralmente verso destra. Risalgo, porto i palmi nuovamente dietro alla testa e rivolgo il cuore verso il cielo. Mi riallineo, spingo con i palmi, le braccia si distendono ai lati della testa e mi fletto lateralmente ancora verso destra. Ritorno, porto i palmi ancora dietro alla testa e apro il cuore verso il cielo. Risalgono le braccia per un'ultima flessione sempre a destra. Risalgo, porto le mani di nuovo dietro alla testa e mi apro. Respiro profondamente, godendomi le sensazioni di questa apertura. Distendo le braccia verso l'alto e ci flettiamo lateralmente verso sinistra. Ritorno. Porto le mani dietro alla testa e apro il petto verso il cielo. Mi riallineo, di nuovo verso il cielo i palmi e scendo ancora a sinistra, la testa sempre ben allineata indietro. Ritorno, palmi dietro alla testa e ancora apro il cuore. Ultima volta. Scendiamo, ritorno, palmi dietro alla testa e apro. Ruoto ancora i palmi verso il cielo e piano piano curvo la colonna. La testa rimane all'interno delle braccia. I palmi spingono bene in avanti, le spalle si chiudono in avanti, il dorso spinge indietro. Ci dedichiamo a ampie e profonde respirazioni. Piano piano risaliamo. Cerco di spingere piano piano le braccia un po' più indietro rispetto alla testa e ancora curvo la colonna. Mantenendo la testa all'interno delle braccia, i palmi spingono in avanti. E risalgo. Sempre inarco un pochino, addome forte e le braccia le sposto un po' più indietro rispetto alla testa e curvo. I palmi sempre spingono bene in avanti, il dorso indietro.
Ultima volta. Srotolo piano piano la colonna e porto un pochino di più le spalle indietro. E ultima volta curvo. Mantengo ancora per qualche istante. Ruoto i palmi delle mani verso il corpo, sciolgo l'intreccio, i palmi si guardano. Le dita vorrebbero toccare la parete di fronte a noi, il dorso spinge verso la parete posteriore, quindi allunghiamoci in direzioni opposte. Inspiro, piano piano srotolo la colonna per inarcarmi nuovamente, spingo le braccia indietro. Espiro, una bella gobba, ancora, mi richiudo, i palmi rimangono uno di fronte all'altro e ancora un movimento morbido. Espiro, chiudo. Ultima volta apro. Mantengo. Inspiro, mi allungo. Espiro, ruoto il tronco verso destra. La mano destra si appoggia dietro, vicino al gluteo. La mano sinistra sul ginocchio destro. Lo faremo dinamico. Riapro le braccia, ritorno al centro, inarco leggermente. E ancora la torsione verso destra. Riapro. E ultima volta. Piano piano curvo la colonna, mento al petto. E inspiro, srotolo, apro il petto verso il cielo. Espiro, una bella gobba, chiudo bene. Inspiro, riapro. Ultima volta. E riapro. Apro le braccia lateralmente, ritorno al centro, di nuovo in arco, rivolgo la luce del cuore verso il cielo. E poi torsione verso sinistra, la mano destra sul ginocchio sinistro, i polpastrelli della mano sinistra dietro al gluteo sinistro. Lo faremo più volte. Apro bene. E ancora torsione a sinistra. Apro bene. Torsione a sinistra. Ultima volta. E mantengo. Anche qui curvo la colonna partendo dal basso, portando il mento al petto e poi srotolo piano 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 verso l'alto. Sempre l'intento è quello di illuminare il cielo con la luce che abbiamo nel cuore. Ancora, lo ripetiamo più volte. Mantengo lì dov'è la mano sinistra, libero il braccio destro e la mano destra va a raggiungere la mano sinistra. Avviciniamo se possibile i mignoli tra di loro, i polpastrelli spingono, le braccia si distendono, ruoto le spalle indietro, il petto si apre ancora e mi dedico al respiro ampio e profondo. Ammorbidisco un pochino le braccia, vado ad intrecciare le mani dietro alla schiena sempre, avvicino i palmi tra di loro e distendo le braccia, appoggio a terra le mani intrecciate e libero la posizione delle gambe, portando le piante dei piedi a terra e le ginocchia rivolte verso l'alto. Anche qua intensifico un pochino. Respiri ampi e profondi. Ammorbidisco ora le braccia e vado a dedicarmi a delle ampie rotazioni con le spalle. Prima alternativamente indietro, poi in avanti e insieme indietro e insieme in avanti. Libero l'intreccio delle mani, porto i polpastrelli a terra, avvicino un po' di più i piedi al corpo, spingo e mi porto in Vajrasana. Oppure scendono le ginocchia lateralmente e mi porto in Vajrasana. I palmi piano piano scivolano in avanti, arrivano alle ginocchia, curvo la colonna ancora. Porto il mento al petto, le spalle si avvicinano davanti al corpo. Piano piano i palmi si appoggiano a terra, scivolano in avanti e ci allunghiamo.
Mani a coppetta, i polpastrelli spingono per avvicinare un po' di più i glutei ai talloni e per allungare bene la schiena. Porto il respiro nella schiena, inspiro ed espiro profondamente. Appoggio i palmi delle mani a terra, separo un po' le gambe tra di loro. Saliremo in quadrupedia, curvando bene la colonna. Sale il bacino. Con la colonna ancora curva, sposto le spalle oltre i polsi, in arco sacro, lombare, dorsale e cervicale. Scendo in arcato. Curvo la colonna e risalgo. Mi sposto un pochino in avanti con le spalle, in arco e scendo. Rendo il movimento quanto più morbido, più fluido, armonioso possibile. In arco, mantengo l'inarcamento, fletto le dita dei piedi e scivolo in avanti. Con i palmi delle mani mi porto in Anahatasana. Scendo con il petto a terra, le ascelle a terra, ma poi i palmi spingono e ancora curvo la colonna, sacro, lombare, dorsale e cervicale, mento al petto. E poi in arco, sempre partendo dalla parte bassa della schiena per scendere un pochino di più verso terra. E ancora risalgo con una bella gobba. Ancora una volta scendo. E ancora una volta risalgo. Piano piano ora scendo con il petto a terra, i palmi delle mani scivolano indietro e mi riporto con i glutei sui talloni. Piano piano una bella gobba e risalgo. Allineo le spalle con i polsi. Vado ad aprire lateralmente il braccio destro, lo passo sotto al sinistro. Scendo con la spalla verso terra, l'orecchio verso terra. Il palmo sinistro spinge, risalgo e riapro. Ancora. E riapro. Ultima volta mantengo. Apprezzo la torsione nella colonna che va ad ammorbidire in profondità tutta la muscolatura. E sempre accompagno la posizione col respiro profondo. Il palmo sinistro spinge, sfilo il braccio destro, lo apro lateralmente e riporto a terra la mano destra. Apro il braccio sinistro, passo sotto al destro, ruoto il capo verso destra, appoggio l'orecchio sinistro a terra. Spingo il palmo destro e il braccio sinistro si riapre all'altezza della spalla. Ancora. E risalgo. Ultima volta. Mantengo. Anche qui respiriamo profondamente, assaporando tutti i benefici di questa profonda torsione nella muscolatura della schiena. Il palmo destro spinge, sfilo il braccio sinistro, lo apro e ritorno appoggiandolo a terra. Dorso dei piedi a terra. Scendo nuovamente con i glutei sui talloni e scivolo in avanti con i palmi delle mani. Piano piano i palmi scivolano indietro per avvicinarsi alle ginocchia. Le braccia salgono ai lati della testa e piano piano mi srotolo per risalire. Inspiro, mi allungo bene verso l'alto, addome forte, se riesco e posso, se il mio corpo me lo consente, apro bene il cuore verso il cielo. Apro le braccia lateralmente a candelabro, addome forte,
Inspiro, ritorno con le braccia ai lati della testa e mi riallineo. Mi allungo bene verso l'alto, inarco bene e apro le braccia a candelabro. Mi riallineo e risalgo. Ancora mi allungo e apro. Mantengo, spingo bene indietro le spalle, i gomiti, mi raccomando l'addome forte e il capo sostenuto. Portiamo le mani ai gomiti opposti. Spingiamo un pochino più indietro, lo sguardo è al cielo. Sciolgo la posizione delle braccia, si vanno ad aprire lateralmente. Le mani si intrecciano dietro alla schiena, tiriamo bene verso il basso, appoggiamo per qualche istante, le mani intrecciate. Chiudo bene le spalle indietro, sempre addome forte, sempre il capo è sostenuto. Piano piano stacchiamo le mani, inarcati scendiamo appoggiando l'addome, il petto, alle cosce, la fronte a terra, faremo salire le braccia perpendicolari. Curvo quanto possibile la colonna per risalire. Srotolo bene e scendo nuovamente indietro. E ancora in avanti. Inarcati, addome, petto, fronte, le braccia salgono. Una bella gobba e ritorno. Ultima volta. Mi dedico ancora ad alcuni respiri profondi. Risalgo, riallineo la colonna, sciolgo l'intreccio delle mani, appoggio i palmi a terra, fletto le dita dei piedi, i palmi spingono e mi siedo. Andremo a curvare piano piano la colonna, il mento al petto e accompagniamo la discesa della schiena a terra. Le mani sostengono sovrapposte il capo e piano piano adagiamo il dorso e la testa a terra. Allungo per qualche istante le braccia ai lati della testa. Poi piano piano salgono perpendicolari per poi appoggiarsi a terra ai lati del corpo. Avviciniamo un po' di più i talloni e i glutei. Spingono i palmi delle mani e le piante dei piedi. Piano piano andremo a fare una leggera retroversione, quindi ruotiamo il sacro verso l'alto e piano piano stacchiamo la zona sacrale, lombare, dorsale, ruotiamo le spalle indietro e distendo bene il tratto cervicale. Piano piano scendiamo, quindi appoggio il dorso, la zona lombare e per ultimo il sacro. Lo faremo più volte. Ruoto il sacro verso l'alto in modo da appiattire la zona lombare, la vado a staccare da terra, stacco il dorso, ruoto le spalle indietro e ridiscendo piano piano, appoggiando un tratto alla volta della colonna, la parte alta, la zona lombare e il sacro. E ancora. Lo faremo più volte. Ci fermiamo. Andremo ora ad utilizzare un mattoncino che andremo ad appoggiare proprio tra le scapole, a questa altezza. Ci adagiamo sopra e portiamo le braccia morbide ai lati della testa. E per qualche istante ci godiamo questa splendida sensazione di apertura. Possiamo aprire anche le braccia lateralmente se c'è più comodo, pur mantenendole sempre morbide, leggere, delicate. Respiri ampi e profondi.
Poi andremo ad appoggiare il mattoncino proprio sulla parte bassa della schiena. In questa posizione. Adagiamo il bacino sopra. Le piante dei piedi sono a terra. Possiamo mantenere le braccia lungo il corpo leggermente distanti. Anche qui ruotiamo le spalle indietro. Qualche bel respiro profondo. Andremo a togliere ora il mattoncino. Accogliamo le gambe al petto e dondoliamo bene a destra e a sinistra per massaggiare ora tutta la schiena. Ci portiamo sul fianco destro e poi ci riportiamo a gambe incrociate al centro del nostro tappetino. Chiudiamo delicatamente gli occhi per qualche istante. I palmi sono appoggiati morbidi sulle ginocchia, la colonna è ben allungata, le spalle saranno ben distanti dalle orecchie. Chiudiamo gli occhi per qualche istante e proviamo ad assaporare le sensazioni a livello del nostro torace, del petto, delle spalle. Dovremo provare una sensazione di apertura, di leggerezza. Proviamo a dedicarci qualche respiro profondo mentre ascoltiamo le sensazioni. E poi gentilmente riapriamo gli occhi. Spero di cuore che alla fine di questa breve lezione vi sentiate più leggeri, più aperti e vi possa aiutare ad avere la consapevolezza di questa postura, di questa apertura anche durante la giornata, in modo da accorgersi quando invece siamo chiusi, quando la posizione non è quella corretta. Bene, io vi ringrazio come sempre di cuore per essere qui con me a praticare insieme. Namaste.